Nella scorsa puntata vi ho portato un intero stage di MMA insieme all'ex atleta della UFC Alessio Sakara, stage che ha avuto un focus sulla lotta a parete e l'importanza appunto di quest'ultima nei match di MMA. Ora però è arrivato il momento per il senpai Luigi di mostrare una lezione sua di Kyokushinkai e far vedere a tutti questi ragazzi la durezza di questa disciplina. Nella seconda parte dello stage, subito dopo la lezione di Kyokushinkai, il senpai Luigi presenterà un attrezzo che, ragazzi, rivoluzionerà la preparazione atletica degli sport da combattimento con un attrezzo di sua invenzione. Ma andiamo step by step e cominciamo con la lezione di Kyokushinkai. Poi oggi abbiamo messo, oltre che siamo molto amici, è nata questa collaborazione perché, come vi dicevo all'inizio, col fatto che io ho sempre rispettato tantissimo il Kyokushinkai dai tempi di Feitosa, quando io vivevo in Brasile. Francesco Figlio, quindi si parlava 2000. È nata questa cosa perché anche se fate MMA, entrare in questo stile di filosofia aiuta tanto, non vuoi prendere in giro. Davanti al dolore andare avanti, non dimostrare. Io ho visto certe volte i match non ad alto livello, io sto parlando a livello di quelli che combattono, che magari prendono un pugno, una cosa e si capisce che stanno soffrendo, oppure prendono dei calci e si capisce che stanno soffrendo, e quindi l'avversario continua. E questa è una cosa in più che io spero che la gente possa capire un po', se piace, è tanta filosofia a livello di psicofisico. E poi per chi è che vuole appoggiarlo all'MMA, oggi capirete qualcosa e lo farete dall'altra parte, praticate logicamente non cose difficili, semplici, tra virgolette semplici, però che potete fare tranquillamente, e loro vi seguono, io starò là e entrerò anche quando fate la parte di razza, io entro. Qualsiasi tipo di domanda fatela. E poi un'altra cosa che è molto figa è il fatto delle mani. Anche se fate MMA, io ho sempre allenato le mani, anche prima dei video che vedete io da tantissimi, dal Brasile, io allenavo il riso dal Brasile, fanno vedere col riso sulle mani dal Brasile, e loro lo fanno tantissimo, quindi approfittate sempre da poter prendere il meglio e portarvelo nel vostro, ok? Ci trasferiamo dall'altra parte e l'ultima ora divertitevi. Posizione d'attesa e fudolaggi nel Kyokushinkai, perciò qualunque cosa succede noi siamo sempre in fudolaggi. Fudolaggi non significa che sto lì e penso ai fatti miei, significa che ho gambe pronte, glutei tirati, addominali, sono pronto per andare in cama di te. Perciò fudolaggi è già posizione da combattimento. Ok? Fudolaggi. Seiza, scendiamo con la gamba sinistra. Insegnerei? Mokuso, chiudiamo gli occhi e respiriamo col naso. Oshiso Saima su Tatsoyama. Rei. Shani. Rei. Senpai. Rei. Visto che siete già caldi, kendate prime due nocche voglio che appoggiate. Dovete tirate su come una moto. Su, pollici chiusi, giù, ora sulle dita, punte delle dita, alte, sempre tesi, ehi, no, sam, allora, rimaniamo sulle dita, quando c'è la spiegazione si rimane nella posizione. Questo è un po' il Kyokushinkai, la durezza. Abituarsi, le flessioni diventano pesanti. Perché io sto già pensando, minchia, ne devo fare 20. Io sto pensando che sto passeggiando per Padova, per il lago. Il mio cervello non è nella fatica. Il mio cervello è nella serenità, perciò quante sono? Non mi interessa quante sono. Respiro solo con il naso. Ok? In piedi. Squat. Scendo. Maigeri Jordan. Ok? Prendete un po' di spazio. Kamaite. Hajime. Ehi. Som. Ci come ti stressi. Ok. Go. Go. Non è una spinta. Sam, J, Go, Entra, Row, esce, Sage, esce. Osh, Go, Go, hey, hey, Sam,
Allora, io oggi non vi devo insegnare niente perché non sono un maestro, non sono nessuno. Un problema però, secondo me, perciò se vi hanno insegnato altro continuate a fare come vi hanno insegnato loro. Io dico solo il mio. Se io faccio questo, respirazione, un pugno, un calcio, con cosa... Lui ha sentito la respirazione. Lo sa che se mi tira ora io sono senza aria. Sto prendendo aria e sono KO. Non si deve sentire respirazione. Si deve fare. Io sto respirando col naso. Ma se io faccio. Lui sa che quando finisce bam! Finito l'incontro. Anche nell'MMA, se leggete la respirazione, finisce l'incontro. Quando vedete che alle volte arriva quello, pizzica. E vedi quello che cade. E tutti nella testa perché non sappiamo che è successo. Vabbè, vedi quel cretino, non era preparato. No, ha letto la respirazione. Quando leggo la respirazione, le coste reggono se no 1 chilo, 2 chili. Con la respirazione reggono 1 tonnellata. Senza 1 chilo, finito l'incontro. Io arrivo là e quello cade. Cavolo che scarso, non è scarso, solo sbagliato la respirazione. Poi è bravo quello che ha capito come respirare. Ok, addominali a portafoglio. Turbo, veloci, Kamaite, Ashimech, Hey, Som, Hey, Go, Go. Quando io tiro in una gara è per cercare di fargli male, perché so che lui lo deve fare a me, ma non perché ci vogliamo del male, perché io sto combattendo contro me stesso. Se ho pietà di me stesso è finita. Perciò il concetto è lì, quando io e lei combattiamo, o in gara combattiamo, è proprio un lavoro full. Che erano potenti, ragionamenti, spostamenti di guardia, rientri, lavorare sotto, non c'è mai tregua. 3 minuti a questo ritmo e sono ossessivi, perciò chi magari ha voglia di praticarlo, tanto praticato con la gente che lo sa fare e non con chi se lo inventa. Però il ragionamento è: sto combattendo contro me stesso. Nel momento in cui comincio ad avere pietà di me stesso, c'è qualcosa che non va e devo ritornare alla base, ripartire da capo fino a superare il limite. Perciò non arrendersi mai. Ora cosa andiamo a fare? Perciò facciamo un colpo Oitsuki con le prime 2 nocche allo sterno. Il colpo giusto è qua, se vende una donna no, scusi. Il colpo giusto è qua. Perciò poi Gedan Mawashi, non perdo le guardie. Perciò poi Gedan Mawashi. Quando tiro poi torno subito. Sto in copertura. Perché che può succedere? Con le gambe ancora sali. Che succede? 1, 2, bam. E vado andando. Ok? Invece, bam, bam. Ok? Gli imbatti non sono questi, gli imbatti sono a rompere proprio le ossa, però lo stiamo spiegando, perciò non serve. Ora di base, perciò, Tatsuki, Gedan Mawashi, voglio vedere questo importante. Coppie, bravi. Ehi, senza chiacchierare quando si ci allena. Sam! Jay! Oh, non sempre allo stesso punto. Rock! Sage! Arch! Go! E cambio! Kamaite Hajime! H! Non col muscolo. Ehi! Sam! J! Go! Piano piano, se ti fa male gli dici un po' più piano, però sempre arrivarci col punto giusto. Sto qua, lui tira, devi sentire il rumore. Se lo senti forte è perché sei forte, però non te lo consiglio se non l'hai fatto. Però anche che piano piano devi sentire però sempre che sta toccando osso con l'osso. Devi proprio uscire
totalmente. Tira a me. Capito? E proprio dargli la tibia. Cambio! Avanti! Agime! Vai! Cominciate! Verso il basso. Stanno 45. Capito? Quando... Vai, tira. Tu tiri, vai. Si cercato. Ancora di più. I primi tempi è dolorosissimo, però è l'unica via. Perché sa che sono invalido, si vuole vendicare, No, non si può vuole dire, vendicare. Ha pagato Senpai per picchiarmi, stanotte sono venuti e mi hanno Non strangolato. è vero, non è Ho vero. le prove. No, capisci, era tranquillo. Insomma, è abitudine, non la puoi tenere più, non puoi tenere più un risaghiere, non puoi fare più niente. Se non lo porti a tenere lo strangolo, è finito il combattimento. Invece piano piano mi metto lì, piano, cambia guardia, piano, mi metto lì, cerca proprio l'imbatto. Sam, sì, capito? Questo è il lavoro. Piano piano si solidificherà, poi arriverete al punto. Maestro, almeno non più, purtroppo non più. No, io ho 50 anni. 42. E allora si solidifica. Ragazzi, si sente la tibia? Sì, si sente ragazzi, confermo. Senpai Bruno, come mai questa posizione quando si spiega? Questa è una posizione di buongiorno, questa è una posizione di attesa e dimostra che c'è sempre attenzione. Cioè, per tenere le mani così non posso addormentarmi. È come per quelli che fanno zen nello zazen. C'è il maestro che passa e c'ha un bastone. Chi conosce la pratica lo sa. Ogni di rispetto verso il tanto maestro. ti dà una bastonata per richiamare l'attenzione. Questa è una forma di zazen in movimento, cioè tu sei fermo, questo spiega, tu ti sei concentrato e tieni questa posizione. Una per rispetto, due perché le mani sono sempre in posizione da combattimento, non sono aperte, le mani stanno sempre chiuse ed è la stessa posizione che si ha prima dell'inizio del combattimento, prima dell'inizio di un kata, è la posizione di attesa pura, però è un'attesa cosciente. Chiaro. Mentre Se no c'è l'attesa passiva da cantiere. ascoltare uno che spiega mentre si è appoggiati così non è, uno non è marziale, due è mancanza di rispetto. Chiaro. Ok. Os. Ehi, Sam. Ehi, oh, non voglio sentire cambi di respirazione, non voglio vedere mani mezze aperte. Anzi, se volete parlate, perché tanto se parlate dovete respirare. Ok? Non voglio vedere facce rose, gente così. Serenità. Felicità. La cosa in bravi, la cosa più importante è la felicità quando vi allenate. Una cosa importante qual è? Essere sempre umili, se si vuole imparare. Non è nel senso che io sono bravo e devo fare quello che non ce la sa. Umiltà in un altro senso. Sono con Senpai Bruno, lui tira, mi ha fatto male. Perché non è che per forza non mi deve fare male. L'umiltà qual è? Senpai, cortesemente, un po' più piano. Perché così ne riesco a fare 10, e sto allenando. In quel modo là e comincia a stortare. E non mi alleno nemmeno io. non si allena Ricordatevi nemmeno lui. sempre, il vostro uke nel Bravo. karate o il vostro partner quando fate sparring è il vostro migliore insegnante. Bravo. Se voi strangolate tutti, il giorno dopo quando rollate in terra nessuno vorrà girare con voi. Troveranno mille scuse e alla fine voi non crescerete mai. È uno sport individuale che ha bisogno del gruppo per avere dei risultati. Se no la gente si allena in casa, come quando c'era il Covid, diventavano tutti campioni. Ma siccome non è successo vuol dire che il metodo non funziona. Bisogna allenarsi con uno sparring, con un partner, con gente che ti guarda da fuori, gente che ti dà consigli. E nel momento in cui vi fa male qualcosa, non cambiate la posizione. Non cominciate a fare... Perché? Lui continuerà a tirare perché magari il senpai o il sensei ha detto di continuare. Io non mi sto allenando, comincio a creare paura e non ho capito. Per piacere un po' più piano.
Più piano significa che io tiro più piano, ma che? La mia mano è chiusa in maniera totale. La sera non devo scrivere, fare perché mi deve tremare dopo un allenamento. È chiusa bene, la mia forma è corretta. E io sto attento solo a non forzare su di lui. Perciò fare piano non significa prenderci in giro, perché sennò lui viene preso in giro e io prendo in giro me stesso. E invece dobbiamo avere rispetto di noi stessi e soprattutto del Luque. Un po' più piano. Oh, sì, grazie. Grazie. La prima cosa più importante. Oh, sì. Quando finite sempre. Oh, sto arrivato cose masse. Perché è un onore allenarsi insieme. Ok, proviamo, mi raccomando quello che vi ho spiegato. Destro, destro, sinistro, sinistro. Non voglio vedere il respiro trattenuto. Sempre dritto. Se non tieni la postura poi non puoi usare le gambe. Se io sto così. E come le alzo le gambe? Se io sto così. Testa dritta, occhi negli occhi, schiena dritta. Non c'è problema, tu aumenti, fai più secco, diceva un po' di meno, vai avanti. Potevate iniziare così, però adesso Non buttare fuori. Respira sciallo. Solo qui attento che questa è l'ossata, quindi tira pure forte però sulla pancia non sulla costa. Grazie. Piano, 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 piano. Ehi, ehi. Giovani. Animali. No, non continuare a riprendere quando dico le scemate, che poi tutta la gente mi scrive che sono... È fortissimo, No, Dio è mio. pesantissimo. È pesante, è fantastico. Ragazzi, facciamo un saluto veloce, ora facciamo allenamento fisico un attimino con il rasta. Tutti in fila come prima. Veloci. Veloci. Seiza. Insegni lei. Mokso. Soshi Sosaima su Tatsoyama. Lei. Shani. Lei. Senpai ni arigatou gozaimashita. Otagani arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Kerez. Ehi. Oh. E 15 vengono con me. Non torneranno più indietro. Siete sicuri? No. Ora invece è arrivato il momento della preparazione atletica che, se vi ricordate, come ho accennato all'inizio di questo video, sarà con un attrezzo di invenzione del senpai Luigi. Un attrezzo, ragazzi, che è veramente incredibile, che andrà a potenziarvi tutti i vostri muscoli in fase di allenamento, senza però inibire tutti i vostri movimenti e le articolazioni e quant'altro, e soprattutto senza spaccarvi la schiena. Bando alle ciance, andiamo con la presentazione del Rasta. Ora cosa andiamo a fare? Siccome dovrebbero bastare per la metà di voi, ci prendiamo un piccolo spazio e si fa questo lavoro qui. Questa è un'altra formula che viene usata per il fight. Senpai, Simona, perché è la cosa più bella del mondo questo? Perché io mi preparo alle gare con 5, 10, 20 kg in più a seconda della cosa e lei può combattere. Io posso combattere con 20 kg in più alle gare volate. A differenza del corpetto... Il corpetto è d'acciaio, vi distrugge le spalle e tutto. Questo qua siete liberi. Poi quello anche se lo E anche che prendo prende, non mi dà non si fa male. non mi dà fastidio, non mi fa male. 10 anni di lavoro. Ok, presa, una sopra, una sotto, e scendo in accosciata. Ne, sam, c'è, ro. Voglio vedere l'accosciata, il ritorno e la proiezione. Questo, MMA, judo e tutto, proiezione, fate volare le persone. Questi sono 5 kg. Con Alessio siamo 14-20 kg. Sfonda proprio, ragazzi. Pesanti, eh? Ok, coppie e gli altri fanno scena dopo. 1 minuto. Ci siamo?
Turbo! Dai! Il problema di fare il grip è come quelli che fanno come si chiama? Braccio di ferro, mica non mi viene in italiano. Braccio di ferro, la questione è proprio il grip, cioè tu devi avere qualcosa di grosso. Questo è perfetto, fate fatica proprio a tenerlo, quindi quando poi vai a prendere bavero, vai a prendere, è diversa la presa, la sentite, vi sfugge via dopo un po', perché ovviamente il peso vi porta via. Okay? Mani forti, chiudere forte, proiezione, Prego. sbattere a terra forte perché Io sono posso proprio sponsorizzato per non dall'INPS. rovinare niente. E continuare. Ci siamo? A una certa età sempre Bruno. Sponsorizzato dall'INPS io ormai. Lasciami! Sbattere! Dai! Lavorare, lavorare, troppo lenti, sbattere, sei troppo... Non sempre la stessa parte, destra e sinistra, destra e sinistra. Lavorare, lavorare! Non c'è ritmo! Potenza, stanchezza da potenza, respirazione da potenza, poi me lo posso portare quando faccio pressione. Se faccio solo 0 carichi, poi quando devo fare pressione, sì, ho il fiato di un corridore, ma non ho il fiato di un lottatore. Ora ragazzi, punte verso avanti, cosa faccio? Come kettlebell hitch, some, check, go. 1, addominali, lombari, ritiro indietro, mam, e sempre respirazione nasale. Ci siamo? Os. Vedete la presa? Presa così, occhio dietro, lo porto sopra e poi spingo con i tricipiti sopra e porto giù. Quando mi stanco accelero, se devo cadere cado in piedi. Ehi a me! Basta! Ok, spero vi siano piaciuti. Dalle facce mi sembra di sì. No, abbiamo giocato. Questi 5 kg abbiamo giocato. Spettacolo. Che sfonda proprio. Io ho visto le facce distrutte qua. Tutti devastati. Sì. Tatuaggi check. C'è un'altra faccia dietro. Dare il paradenti dietro. Metti il paradenti dietro. Immaginavo. Ha una densità, un peso, però sulle tibe, sulle ossa. Non ti fai. Mi sembra corta. Ha una densità, un peso adatta per fare un condizionamento, diciamo, di base. È uno strumento satanico, ma Fa del male anche se non vuole. Ci sono delle sacre dove lo usano, Prende vita di notte, va da solo. Vuoi provare un attimo sulla coscia di dietro? Non vuoi provare sulla coscia di dietro? Questo è pure per il condizionamento eccezionale, per il petto. E logicamente bisogna essere duro e La cosa positiva è che se ricade per terra non spacca. No, non rompete niente. Poi sì. No, per la mia moglie che non figlio male. Non rompe niente. E poi ci vanno l'avvocato e gli posso mettere dopo. Sì, hanno fatto una. No, puoi fare il saluto, dimmi tu il saluto. Noi il saluto noi abbiamo finito il Kyokushinkai. Per chi fa MMA, ragazzi, ancora di più mezzi avete in ogni cosa, quindi per allenare, e meglio è. E con Kyokushinkai credetemi che la tempra voi neanche potete immaginare. Vi può fare la differenza. E tutto quello che è come se mettete delle armi in più, no? Le munizioni, adesso i giochetti vi caricate ogni giochetto,
E questa è una cosa in più, che so che non è molto divulgato in Italia, ma cercate di farvi insegnare da maestri veramente seri. E noi da quando abbiamo iniziato questa collaborazione, col fatto anche io che vivo molto anche in America e sto qua, però se ce l'avete in zona, quando potete, praticatelo, fatelo, perché veramente vi rende tosti. Cazzuti, come dico un po' in francese. Ok, dai. Grazie a tutti, grazie a voi. Ragazzi, facciamo una foto di gruppo, grazie per oggi, che avete passato. Chi c'è dolore, perché un po' di arnica e passa, ghiaccio. Niente, è un... lo trasmetti poi? Certo. Ma cos'è? È uno scherzo, stavo dicendo uno scazzo. È uno scazzo con Senpai Luigi, sta storia. Cioè, qualcuno l'ha visto Bugs? Figa, se non è lui, Uguale. se non è lui, prego. Emozionato. Non me lo merita, non sono grazie. Ragazzi, facciamo una foto di gruppo qui, è perfetto perché sta sotto. Si viva.